Cari follower, si avvicina Natale e come tradizione in tante famiglie si mangia il cotechino. Andremo a vedere come fare il cotechino artigianale, buonissimo, non buono, di più. Elenchiamo quello che c'è bisogno. Comunque io lo metto anche nel frontespizio sotto nei commenti. Dobbiamo fare 3 parti uguali di muscoli di maiale, i muscoli. Questa qui è la gola, vedete un colore diverso, è la parte qui della gola. E questa qui invece è una parte di pancetta. 33, 33, 33, anzi 30, 30, 30. E poi ci vanno le cotenne che prima di tutto vanno passate sul fuoco. Io purtroppo non ho il fuoco, l'induzione, mi aiuterò con un accendino piano piano per bruciare tutti quanti i peletti in eccesso, vedete? Questi peli qui, e poi li vado a grattare. Poi questa cotenna la bollirò per 5 minuti e poi la farò a pezzettini e la metterò all'impasto. Comunque andiamo avanti. Una percentuale totale di sale e pepe, 2% di sale, 2% di pepe. Sarebbe a dire, questo qui è 1,2 kg, ci metterò 12 grammi di sale e 10 grammi di pepe. Ci metterò un pochino di idrogatorino, ok? Ci metterò un pochino di aglio tritato. Questi qui sono i budelli, praticamente budello di mucca, che io andrò dopo a lavare con acqua calda e aceto per ridargli vita. Ora sono sotto sale, vengono venduti in questa maniera, vedete, per conservarli sotto sale. In fondo sono già stati legati da una parte. Poi io ci andrò a mettere sopra una scorzettina di limone, gli dà un po' di freschezza, un pochino di profumo gli darà. E mi procurerò un collo di bottiglia per dopo l'insaccamento. Comunque andiamo a cominciare. Ok, bruciate i peletti, vedete? Ne faccio vedere uno solo, passate bene bene. Una volta passato fate così tutto il pelettino in eccesso viene via. Fatelo con tutto quanto, con tutti i pezzi. Comunque io metto un po' di cotenna della gola e un po' di cotenna della pancia. Ora li andrò, alziamo qui, mettiamo la pentola. Oddio, dov'è la pentola? Là. Andiamo a calarle dentro. Qua brucia. Scusate, ma siamo live. Ok, la calo dentro. Appena si arriccia, oddio, la leviamo, la togliamo. Okay. Nel frattempo, tutti i tipi di carne, io ho già pesato il mio pepe e il sale, che non ce lo metto tutto insieme, ma man mano lo giro e poi ce lo aggiungo. Vedete i colori diversi perché sono 3 tipi di carne diversa. La mia idrogatorino, quella che gli dà un bel profumo. Ci voleva anche una parte della lingua qui, che io stamattina non ho trovato. Fra l'altro ringrazio la Rulcineria Lanè che mi ha procurato la carne strabuona. Grazie ancora. Lanè è qui a Pietrasanta o è lì a Vallecchia il laboratorio. Ole. Mischiamo bene bene tutto. Mettiamoci una piccola grattata della scorza di limone, mi raccomando, limone biologico. Io l'ho preso qui nel mio giardino. Ok, questo gli darà un pochino di profumo, di freschezza. Voilà. Mischiate tutto. Ok, finito, lo lasciate almeno 10 minuti, un quarto d'ora in un pochino di acqua. Ok, andiamo a ridare vita
al budello per l'insaccatura. Praticamente acqua calda, ho messo prima un pochino di aceto, ok, vedete? Così, e gli diamo una bella sciacquata. Olè. E questo qui è pronto, e lo fate con gli altri. Vi ripeto, prima aceto, acqua e poi acqua calda, lo idratate nuovamente. Ok, ho levato la cotenna dal fuoco, si è arricciata, vedete? Appena si arriccia è pronta. E ora cosa facciamo? Ora lo dobbiamo fare a tanti pezzettini piccolini, così, guardate, non so se si vede. Ora brucia un po', e volevo evitare di toccarla con le mani. Comunque magari la fate un attimo raffreddare. Comunque se la tagliate a caldo si taglia molto meglio. A caldo ripassate nuovamente una lama sopra, perché il bulbo del pelo viene su. Allora cosa fate? Con una lama voi ci passate, la grattate, perché altrimenti quel bulbo lì dopo darà fastidio. Fate con tutti una bella grattata. Se ci sono ancora dei peletti li levate. Ok, e tagliate a pezzettini piccolini, più piccoli che potete, e poi nuovamente dategli una bella grattata, una bella tagliata. Devono essere sminuzziati, non passateli nel tiracarne, perché sennò viene fuori una poltiglia, o almeno se avete un tiracarne professionale con i buchi grossi può anche andare bene, altrimenti vi dovete divertire. Ok, benissimo. Ora andiamoli, a mischiare con la carne. Bene, girate bene tutto, amalgamate tutto quanto e via. Ok, girate bene tutto, deve essere tutto amalgamato, non è che una parte ci sono più cicciolini e una parte no. Qua dovete avere un po' di pazienza, è un bel bicipite, tutte e due. Siamo al punto dell'insaccamento. Allora, prendete il vostro budello, mettetelo tutto dentro qui, vedete? E a questo punto buttate a pezzettini dentro. È una cosa un po' artigianale, ci vorrebbe la siringa, ma io come me ne faccio 2 o 3, va bene. Poi insomma è una cosa che vi sto insegnando in una maniera artigianale per come farli a casa, e cerco insomma di mettermi anche nei vostri panni. Riempitelo il più possibile, poi dopo procuratevi un ago, dobbiamo bucarlo per levare le sacche dell'aria, altrimenti non scende bene. Vedete? Riempitelo il più possibile. Ok, guardate che bellezza che è. Ora col l'ago anche bucate, voilà, bucatelo tutto, specialmente nelle aree dove c'è più aria, tutto quanto bene. Poi a questo punto vedrete che adesso che è bucato, vedete, lo potete scendere un pochino meglio. Guardate che bellezza che è, guardate, olè, ancora un po' sotto bene, che sennò fa la sacca dell'aria. Ok, e ora passiamo a chiuderlo sopra
a fargli una rilegatura qui. Praticamente io prendo, guardate, un pezzettino di pelle in maniera che la strizzo, ecco, faccio lo strizzotto, guardate, questo qui è lo strizzotto, guardate qua, facciamo così, così almeno quando si attacca, lo vedete? Ho strizzato la pelle insieme al budello, in maniera che quando lo andiamo ad attaccare ora, tac, facciamo così, chiudiamo, guardate questo passaggio, io ho fatto un laccettino, guardate qua, vedete? Così questo non si staccherà. A questo punto io lo vado a bucare ancora, scusatemi la ripetitività, non so che si allunga il video, e lo andrò ad appendere in una parte in casa, ora vi faccio solamente vedere, ok? In una parte in casa dove non c'è il termosifone, ok? Ora io qui ce l'ho, ho un altro angolo della casa, praticamente ora deve essere un'asciugatura, non deve andare in cantina, deve stare 24 ore in una parte della casa che sia calda, ma non vicino al riscaldamento. Dopo le 24 ore, che si è un pochino, diciamo così, asciugato, va messo in cantina o in frigorifero per un paio di giorni, e per un 36 ore, via, 36 ore, 48 ore. A questo punto si potrà mangiare. Ok, appena fatti, qui c'è ancora l'ago. Allora è importante, vi do le istruzioni, è importante che non si tocchino insieme, che voi le attacchiate da qualche parte, non a contatto di un termosifone, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, è meglio 2 volte che una, e le lasciate per 24 ore. Attenzione che sotto cola, che metteteci un piattino, qualche cosa, perché se no se le mettete magari in un punto dove c'è un tappeto, o che mi posso dire del cotto, insomma, ve lo sciupa, che sotto un piatto, avete visto la gocciolina. Finite queste 24 ore, le dovete mettere, o se avete una cantina, a temperatura costante, o in frigorifero, ma in frigorifero non le potete mettere, faccio un esempio, così nel frigorifero, perché si sciupa la parte che tocca sotto, si sciupa, deve essere attaccato da qualche parte, oppure sotto, un esempio, mettetelo in frigorifero, ma con, guardate qua, vediamo un po', ecco, tipo una cosa del genere, vedete che passa l'ossigeno e non si tocca, e ogni tanto giratelo. E in queste 24 ore bucatelo, ogni 3-4 ore dategli una bucata. Ora vi dico come cucinarlo, vi do il segreto di come cucinarlo. Ok, cosa facciamo per cucinarlo? Come lo cuciniamo? Praticamente cosa facciamo? Lo prendiamo, acqua fredda nella pentola, partiamo con l'acqua fredda, lo buchiamo con uno stuzzicadenti, gli facciamo un po' di buchi, lo mettiamo dentro la pentola a acqua fredda, accendiamo la pentola, ok? Mettiamo nell'acqua un filo di olio, appena appena un cucchiaio di olio e un pochino di sale. Alla prima bolla che viene fuori, appena viene fuori la prima bolla, abbassate la fiamma, che sia più lenta possibile, deve passare un'ora, diciamo così, un'oretta e 20. Allora, dentro la pentola a freddo, accendete, bucate prima con lo stuzzicadente, lo appoggiate dentro nell'acqua, appena vedete la prima bolla, 1 ora e 20, ve l'ho detto 2 volte, sì è meglio che una, come dicevo prima. E verrà una cosa strepitosa, è importante che abbassiate la fiamma, perché se lui lo sbattete troppo si può rompere. Se invece fate come dico io, non lo toccate, non lo girate, non lo muovete dall'acqua, bene bene dentro, è uno spettacolo. Fateci vicino un po' di lenticchie, come buon auspicio, fateci del purè, fateci quello che volete, della verza, e un cotechino così voi non l'avete mai mangiato, ma non per qualcosa, perché è una cosa fatta perfetta, non ci sono rimasugli di carne avanzati o robe strane. Qui è stata presa della carne freschissima, arrivata ieri, arrivata dalla norcineria Lanè, arrivata e insaccata. Seguitemi
per altre ricette, mettetevi il mi piace, se c'è qualcosa che non vi torna, scrivetemelo, non mi torna questo, non mi torna quello, io ci sono presente. L'importante è che iscrivetevi, mettetemi dei like, condividete, fatemi questa, no, questa cortesia, è la cortesia che la fate a voi, così rimanete informati su cose buonissime.